si parla molto degli effetti speciali e forse non tutti sanno che uno dei più comuni effetti speciali in realtà ha molti secoli, probabilmente 2000 anni. La prima testimonianza storica che noi abbiamo è nel 1500 ed è uno strumento che era usato nella commedia dell'arte. Si chiama bastone che suona. Sono due estremità di un bastone che sembra uno solo, ma che in realtà invece è interrotto a metà e che quando colpisce l'attore, il guitto, era l'arma di Arlecchino, emette un suono molto forte, per cui anche se il colpo è debole, il suono è molto forte, fa rumore e fa ridere la gente. Benissimo, questo bastone ha dato il nome a un modo di fare comicità che tutti conosciamo e che si chiama slapstick, che sarebbe proprio bastone che suona. Lo slapstick è la comica, è quello che tutti quanti noi conosciamo con Charlie Chaplin, Buster Keaton e Staglia e Olio. Ma l'origine di questo slapstick, subito dopo la commedia dell'arte, è addirittura circense, cioè è stata dai clown nel circo e dal circo è stato portato nel primo cinema e a portarla è stato un italiano. Quindi di nuovo un merito italiano oltre a quello di Arlecchino viene ripetuto di nuovo e l'ha portato un comico che fuoreggiava all'inizio del Novecento e si chiamava Polidor. In realtà Polidor si chiamava Ferdinand Guillaume ed era un discendente di nobili francesi fuggiti dalla rivoluzione e finiti a fare gli artisti di circo. Polidor era snodato, abilissimo, con una faccia strana, buffa, uno sguardo molto espressivo, che usava questa tecnica e usava soprattutto non solo questa del bastone, ma questa rapidissima azione comica, fatta di abilità ginnica proprio, capitomboli, cadute, in brevissimi episodi. Quindi il nome del bastone è servito a dare il nome proprio a queste azioni comiche elementari ma immediate, di effetto assoluto. E i re di questa slapstick, di questo modo di fare comica, ho già citato, sono Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, i fratelli Max e i nostri protagonisti di questa sera, perché sono loro a cui è dedicato un film delizioso e interessante che vi consiglio di vedere, Staglia e Olio. Oliver Hardy, no, Laurel ed Oliver Hardy, Staglia e Olio. Tutti quanti hanno conosciuto Staglia e Olio e tutti quanti hanno riso e tutti quanti continuano a ridere perché la vita comica di Staglia e Olio è straordinaria, risale addirittura agli anni 20 e arriva fino a oggi. Poco tempo fa in televisione i miei nipotini di 5, 6, 7 anni ridevano ancora per le stesse comiche per cui aveva riso la loro mamma, mia figlia, per cui avevo riso io, per cui aveva riso mio padre. Pensate, due insospettabili fans di Staglia e Olio erano Mussolini, seriosissimo eppure comico sotto questo aspetto, con questo grande spirito comico, e il Papa Pacelli, serissimo, austero, monastico, ascetico, che si divertiva, tant'è vero che addirittura li ha ricevuti in Vaticano, nonostante che Stan fosse divorziato 5 volte e Oliver 3. Quindi una grandissima eccezione per l'austero Papa, proprio perché la loro comicità è una comicità non cattiva. Tutti gli altri comici generalmente hanno una comicità che tende a essere cattiva o perlomeno maliziosa. Staglia e Olio hanno una comicità inoffensiva, è la comicità dei poveri cristi assoluti e anche quando vogliono essere blandamente maliziosi, in realtà questa loro malizia si rivolge loro contro e quindi fa scaturire una serie di guai per cui alla fine sono costretti o a aiutarsi l'un l'altro, combinando sempre un'altra serie di guai, perché uno fa sempre il prepotente rispetto all'altro e però quello che sembra più debole in realtà è più forte e quello che sembra il più forte in realtà è quello che ogni volta paga il fio per le cose che si inventa e che sono sempre dei disastri. E proprio questi disastri, questi continui disastri è il loro modo di far ridere. Queste goffaggini, questi errori che sono, lo ripeto, è molto importante, gli errori della gente comune, le piccole cose, dallo scivolare sulla buccia di banana, all'urtare, al dito nell'occhio, alla testata contro una scala, alla solita tavola che si gira e abbatte l'avversario, il nemico o addirittura l'amico. Quello che li rende straordinari ed efficacissimi sono i tempi comici. I tempi comici sono una delle cose più difficili da realizzare. Quando un comico non fa ridere,
nel 90% dei casi non è la battuta che è sbagliata o l'atteggiamento che non funziona. Nel 90% dei casi è che ha sbagliato il tempo, è che ha sbagliato il modo con cui ha introdotto la battuta e con cui ha presentato il suo guizzo, la sua smorfia, il suo sguardo, la sua espressione, la sua parola. Ecco, se sbagli il tempo, sbagli tutto. Stanley e Olio non gli sbagliano mai, sono perfetti e vanno avanti sempre e andranno avanti sempre, proprio perché la loro comicità è questa comicità infantile, è come quella delle favole, è come i nani che in una miniera continuano a tirar fuori tesori, tesori, tesori. Sono tutte cose risapute, sono tutte cose che noi abbiamo visto tante volte e sono tutte cose che tornano sempre a farci ridere. Il film è interpretato da Steve Coogan e John Riley ed è esemplare per come i due attori con affetto, passione, infinita delicatezza interpretano i due personaggi. Sono davvero, per un istante, sembra davvero di rivederli, proprio perché non è la maschera, ma è l'animo che si trasfonde nelle loro espressioni e quindi sono proprio commoventi, devo dire questo termine, commoventi nella loro poetica bravura. Vi consiglio di vederlo perché è un tuffo nell'infanzia, è un modo per ritornare bambini, è un modo per essere forse migliori. Grazie.